Salve amici, buona giornata a tutti. Oggi voglio proporvi un magnifico dolce della tradizione campana, la crostata amalfitana. Iniziamo subito questa semplice e buona preparazione che, come dico sempre, le cose semplici sono sempre le migliori, quindi fidatevi. Iniziamo la preparazione preparando una deliziosa pasta frolla. Iniziamo col mettere in una ciotola la farina, il sale e un po' di polvere lievitante. Mescoliamo un po' e aggiungiamo il burro freddo a pezzetti. E con le mani andiamo a sfregare il burro con la farina, facendo una sorta di sabbiatura, ok? Così. Una volta sbriciolato il burro con la farina, come vedete, aggiungo lo zucchero e mescolo un altro po'. Formo una piccola fontana e aggiungo le uova. E sbatto e comincio a far assorbire l'impasto. Assorbito la maggior parte del liquido, a questo punto svuoto sulla spianatoia e continuo a lavorare l'impasto con le mani, naturalmente con delicatezza, dobbiamo far assorbire tutta la farina senza lavorarla troppo, formando un panetto. Ed ecco qui, dopo qualche minuto di lavorazione, eccolo qua, il nostro panetto è pronto. Però io adesso faccio una cosa, divido in due parti questo panetto, in questo modo, vedete? Perché mi servirà una parte per la base e l'altra parte per la copertura. Quindi questo panetto lo metterò in pellicola, però prima di chiuderlo faccio così, guardate. Questo serve per facilitare un po' il compito dopo per la stesura. Quindi se facciamo in questo modo gli diamo già la forma, poi andiamo così, l'appiattiamo. Questo servirà anche per poterla far raffreddare nel più breve tempo possibile, oltre già a dargli una forma sferica. Tutto questo chiudiamo. E la stessa cosa faremo con l'altra parte, quindi la chiudiamo qui, però in questo caso faremo una forma più rettangolare. Ok, così. Una volta preparata la pasta frolla non ci resta che farla riposare in frigorifero, come ho detto anche prima, almeno per un'ora. Però io vi do sempre un consiglio, che se avete un po' di tempo in più è bene farla riposare di più, perché una volta che rimane in più in frigorifero la maglia glutinica si sviluppa e quindi la frolla avrà più resistenza. Ok? A dopo. Intanto che la frolla si raffredda, prepariamo la crema pasticcera. Quindi accendiamo il gas, in un pentolino mettiamo il latte a scaldare. In una casseruola versiamo i tuorli d'uovo. Aggiungo lo zucchero, la vaniglia e una generosa grattugiata di limone fresco. Iniziamo a mescolare.
Alle uova e zucchero uniamo l'amido di mais e mescoliamo ancora. Scaldato il latte, lo versiamo a filo e iniziamo a mescolare. Riportiamo sul fuoco e mescolando continuamente, lentamente, portiamo a ebollizione. Una volta raggiunta l'ebollizione, la schiuma che vedete sparirà e in quel momento la crema è pronta. Ecco qui, la crema sta iniziando l'ebollizione, piano piano la schiuma si ritira, vedete? Ecco qua, i primi bollori, giriamo ancora un po' più velocemente e la crema è pronta. Spegniamo il gas. Ecco qua, bella lucida e sottile. E adesso non ci resta che versarla immediatamente in una pirofila per farla poi raffreddare. Il tempo è trascorso e adesso andiamo a stendere questa bellissima frolla. Mettiamo un po' di farina sotto e un po' sopra. Quindi andiamo col mattarello e formiamo il disco. Ho preparato una tortiera per crostate da 26 cm di diametro e adesso andiamo a rivestire. Abbassiamo con delicatezza e sistemiamo bene. Eliminiamo l'eccesso e bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. La crema pasticcera si è raffreddata molto bene, infatti adesso andiamo a smuoverla con un frustino per lisciarla, quindi farla ritornare allo stato morbido. Ed ecco qua. Ed ora versiamo nello stampo. A questo punto non ci resta che coprire la crostata, come con delle fettucce o dei cordoncini. A me piacciono di più i cordoncini, sinceramente, quindi farò dei bellissimi cordoncini che metteremo a griglia. Sono anche molto più semplici da realizzare, eh?
Prepariamo altri 2 filoncini, altri 2 cordoncini. Questi serviranno per contornare il bordo della crostata. Però faremo una cosa più carina, faremo un intreccio, quindi andiamo a intrecciare così. E lo adagiamo sul bordo. Ed ora non ci resta che decorare questa magnifica crostata con le amarene sciroppate. Quindi andiamo a inserire le amarene all'interno. E le metteremo, magari così, vedete? La preparazione è terminata e adesso non ci resta che farla riposare un altro po' in frigorifero, magari il tempo necessario che accendiamo il forno e lo portiamo a temperatura. Però, come dico sempre, se avete un po' di tempo in più, lasciatelo un po' di tempo in più in frigorifero, perché più fredda è la frolla, più buono sarà il risultato nel forno. Amici, la crostata è uscita dal forno, l'ho infornata a 190 gradi per i primi 10 minuti. Poi ho abbassato la temperatura a 180 e continuato per altri 25 minuti. In totale 35 minuti di cottura. Spero di essere stata chiara. E adesso non ci resta che farla raffreddare perché è una meraviglia. La facciamo raffreddare bene, 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 mi raccomando, non sformatela ancora tiepida. Perché? Perché la frolla, essendo friabile, si può aprire, questo non lo vogliamo. E la crostata amalfitana è pronta per essere gustata. Manca solo l'ultimo tocco, cioè una spolverizzata di zucchero a velo. E adesso cosa ne pensate, amici miei? Che faccio? L'assaggio? No? Ma sì che l'assaggio, sì che l'assaggio. E come si può non assaggiare? Mamma mia. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Amici miei, e che vuol dire che fa? È una meraviglia. Anzi, vi do un consiglio molto utile. Per assaporarla al meglio, questa crostata va mangiata il giorno dopo ed è squisita. Consiglio di zia Franca. Purtroppo no, non riesco a toglierci gli occhi di dosso, questa è tutta mia. Amici, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima e come dico sempre vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da zia Franca. Ciao a tutti, vi voglio bene.